Rieccoci quest'oggi con le mie amate Sibille Lenormand, ovviamente le nostre Bluebird. Che cosa quest'oggi chiederemo a questo meraviglioso mazzo? La mia vita sentimentale, tra novità, sorprese, nuove conoscenze. Cerchiamo quindi di capire come evolverà prossimamente, ovviamente nel prossimo futuro, la vostra vita sentimentale da vari punti di vista. Quindi, ovviamente, per quanto concerne sorprese, novità, ritorni, nuove conoscenze, riappacificazioni. E cerchiamo anche ovviamente di capire se possa essere in arrivo l'anima gemella. Utilizzerò, ragazzi, ovviamente in questa stesa un metodo che ho già usato sul canale, che si presta molto bene sia con le sibille che anche ovviamente con i tarocchi, ossia il metodo della croce Tau, che appunto permette di analizzare, d'accordo, il presente, ma anche in maniera molto importante e significativa il futuro, sotto appunto vari aspetti. In caso ovviamente, ragazzi, vogliate saperne di più circa le Sibille Lenormand, basta cliccare sul link indicato appunto in descrizione, che vi riporta immediatamente appunto ad un mio videocorso dove ho appunto spiegato in maniera molto dettagliata, carta per carta, tutti i significati delle singole sibille. Dunque, in caso siate interessati, potete sicuramente cliccare su questo link che vi rimanderà ovviamente al videocorso inerente appunto le Sibille Lenormand. Direi dunque che possiamo iniziare a mescolare il mazzo delle nostre amatissime Sibille e affidiamoci ovviamente al principio di sincronicità per sbirciare qualcosa in più sulla vostra futura vita sentimentale. Perfetto, dunque come potete vedere appunto questa è la rappresentazione tipica appunto della croce Tau, quindi abbiamo 5 carte, nella prima posizione il presente della situazione. Cerchiamo di capire se ad oggi ci sia qualcuno di interessato a voi, a prescindere che voi siate o meno persone libere o impegnate. In seconda posizione cerchiamo di capire nell'immediato futuro, quindi entro pochi giorni, entro poche settimane, quale clima, caratterizzerà la vostra vita sentimentale. Terza posizione, cerchiamo di guardare un po' più in là nel tempo, o comunque la linea di tendenza futura della vostra vita sentimentale. In quarta posizione teniamo conto del sostegno a voi, al consultante o alla consultante, quindi tutti gli aiuti esterni, gli elementi realmente positivi che caratterizzeranno appunto il vostro futuro in amore. Per quanto concerne la quinta ed ultima carta, cerchiamo di capire ciò a cui voi andrete incontro, quindi anche gli imprevisti o comunque quelle situazioni inaspettate e imprevedibili della vita. Vediamo ora, ragazzi, in prima posizione cosa abbiamo, quindi se ci possa essere qualcuno di interessato a voi. Allora, qui abbiamo la carta dell'orso.
Ragazzi, sicuramente, ragazzi e ragazze, in caso voi siate impegnato o impegnate, la carta dell'orso rappresenta ovviamente il vostro compagno, o comunque anche in caso voi siate single, la carta dell'orso rappresenta qualcuno di veramente interessato a voi. Una presenza, diciamo, nella vostra vita costante, motivo per cui appunto vi ho detto che di solito rappresenta appunto il partner del consultante, della consultante. Ecco che appunto l'orso, anche ripeto in caso siate single, ecco, rappresenta qualcuno che comunque fa parte delle vostre conoscenze, un amico piuttosto che un collega, piuttosto che un ex, qualcuno che comunque è ancora interessato a voi nonostante il tempo. Questa è una persona, diciamo, comunque che vi pensa tanto, molto propositiva nei vostri confronti, una persona che vorrebbe darvi il suo appoggio, una persona su cui voi potreste contare in caso di bisogno, una persona pronta a sostenervi e a aiutarvi, anche da un punto di vista proprio pratico. È una persona quindi che tiene a voi, inevitabilmente, una carta di protezione. L'orso rappresenta proprio la protezione come parola chiave. Quindi è una persona sicuramente determinata, perseverante, anche in caso per esempio sia un ex, una persona appunto dedita a voi, al pensiero di voi, e quindi una persona che costantemente è rivolta a voi e che spera, in caso sia appunto un ex, di tornare con voi. Quindi una persona determinata a portare avanti i suoi progetti e programmi. È chiaro che però l'orso ha anche degli aspetti negativi, come tutte le carte, sia nei tarocchi che anche negli oracoli che anche nelle sibille. Ecco, qual è l'aspetto negativo, se vogliamo, di questo individuo? La lentezza, perché l'orso ovviamente si muove molto lentamente, crede profondamente nel tempo che vede come amico. Di conseguenza è una persona che, anche in caso possa essere un ex, non disdegna le lunghe attese. Cioè, prima o poi sicuramente tornerò da lei. Quindi non ha problemi anche nelle lunghe tempistiche. Si prende tutto il tempo necessario. Inoltre, ha come caratteristica l'egoismo e ovviamente, diciamo, il dare eccessivamente importanza al proprio benessere e a tutto ciò che ovviamente riguarda se stesso. Cioè, la carta dell'orso, ragazzi, rappresenta sicuramente una persona che si muove, si muoverà o vuole muoversi solo ed esclusivamente in virtù di un proprio tornaconto o quando lui o lei lo riterranno più opportuno. Quindi una persona che non vuole assolutamente agire di impulso, anzi, una persona che così facendo agisce solo ed esclusivamente quando lui lo ritiene più opportuno. Di conseguenza è una persona egoista che tende a voler controllare, diciamo, un po' troppo il rapporto, che tende a volerlo dominare e che a volte può avere un atteggiamento prevaricante e diciamo particolarmente prepotente, cioè una persona che, ripeto, si muove solo quando lui lo decide, solo quando lei lo decide. Quindi, ripeto, pur essendo una persona molto interessata a voi, magari anche da tanto tempo, e pur volendo veramente costruire qualcosa di importante con voi, ecco che questa persona è molto lenta, è molto taciturna, è una persona che non esplicita, in caso sia un amico, un collega, fa fatica questa persona ad esprimere i suoi sentimenti per voi. Potrebbe anche questa persona non aver mai palesato interesse. D'accordo? Cioè, potrebbe non avervi magari mai corteggiato apertamente, ma proprio perché è una persona, ripeto, lenta, è una persona introversa, è una persona che si muove solo quando si sente al sicuro, con le spalle coperte, ed è una persona che tende a dominare, a voler gestire il rapporto con gli altri. D'accordo? Quindi
ha degli aspetti molto positivi, ma ha anche degli aspetti ovviamente negativi. Dunque, voi potreste dirmi, ma non mi sembra che ci sia qualcuno che in qualche modo possa volermi corteggiare. No, qui c'è questa persona, in caso ovviamente voi siate single o stiate cercando comunque un altro partner, c'è una persona interessata a voi, ma ripeto, è una persona che non palesa ciò che prova, ciò che vorrebbe, i suoi sogni, i desideri anche più reconditi, che qua invece ci sono, perché comunque l'orso parla di materialità, di un atteggiamento godereccio nei confronti della vita, d'accordo? Anche molto curioso nello scoprire l'altro e nel godere assieme all'altro dei piaceri appunto della vita. È chiaro che però è una persona che si muove molto lentamente, quindi conta di ovviamente mostrarsi a voi nel suo interesse, ma tra un po', non c'è fretta, secondo la carta ovviamente dell'orso, però effettivamente qui c'è una persona, ripeto, interessata a voi. Vediamo ora, ragazzi, invece in seconda posizione, ecco il clima sentimentale, ovviamente, del prossimo futuro. E qui abbiamo la carta delle nuvole. La carta delle nuvole, ragazzi, non è una carta negativa, è una carta che parla però appunto di nuvole, cioè di qualche momento di, se vogliamo, spaesamento, di incertezza. Ora, voi potreste avere incertezza in riferimento ad una situazione che avete in essere, cioè in caso voi siate impegnate, ecco, potreste, diciamo, pensare di in qualche modo evidentemente cambiare rotta o comunque, diciamo, di allontanarvi più o meno definitivamente dal compagno ufficiale. In caso, per esempio, voi abbiate conosciuto una persona, potreste essere in dubbio se appunto continuare questa frequentazione oppure interromperla, oppure potreste trovarvi a scegliere, per esempio, tra due o più persone. Di conseguenza, diciamo che obiettivamente voi potreste fermarvi, avere la necessità, diciamo in qualche modo, di fermarvi a pensare e a riflettere. C'è una situazione di, diciamo, ecco, riflessione sul da farsi, cioè ci sono delle situazioni che, come tipico, diciamo, della carta delle nuvole, per voi, diciamo, ecco, non sono del tutto chiare, perché le nuvole possono anche parlare di situazioni appunto non chiare e ambigue, che potrebbero alimentare la vostra insicurezza, la vostra incertezza su come le cose potrebbero andare avanti, d'accordo? Quindi diciamo che è una carta che parla di un doversi fermare, quindi un piccolo rallentamento momentaneo per, diciamo, cercare di capirci bene in una determinata situazione che per voi non è abbastanza chiara, d'accordo? Quindi avrete la necessità di guardare anche molto probabilmente proprio in voi stessi per capire magari anche la portata di un determinato interesse o di un determinato sentimento. Quindi cercherete di approfondire molto di più il vostro aspetto emotivo e la vostra stessa, diciamo, interiorità. Ecco, una caratteristica positiva delle nuvole è che ovviamente si sta parlando di un rallentamento di breve durata. Le tempistiche di questa carta sono molto molto veloci, grosso modo al massimo circa una settimana, piuttosto che un mesetto e mezzo, quindi comunque, diciamo, vi fermerete proprio a pensare per cercare di capire come poter portare avanti una determinata situazione, magari appunto una nuova conoscenza o una nuova simpatia, oppure proprio, ripeto, il vostro rapporto ufficiale, in caso ovviamente siate impegnate. Cioè sicuramente c'è qualcosa che non vi torna da un punto di vista proprio sentimentale. In caso, vi ripeto, voi abbiate conosciuto qualcuno, stiate frequentando qualcuno, ecco, ci sarà qualcosa, ripeto, proprio nelle prossime settimane, anche proprio nei prossimi giorni, qualcosa che, diciamo, non vi sembrerà particolarmente trasparente e pulito, d'accordo? Quindi tenderete molto ad indagare, cercare di capire obiettivamente dove può andare a parare una determinata persona e quindi una determinata frequentazione. In caso, ripeto, siate in coppia, si sta parlando del vostro rapporto di coppia. Vediamo ora, ragazzi, in terza posizione
Come dunque procederà dopo queste nuvolette iniziali? Ovviamente appunto la carta della montagna, la Sibilla della montagna, che rappresenta appunto dopo questo momento di incertezza portata appunto dalle nuvole, incertezza sul da farsi, la montagna parla proprio di un fermarsi vero e proprio, un fermarsi serio, voluto, pensato, per guardare ovviamente dalla cima meglio la situazione, perché la montagna parla di un cambiamento inesorabile che ovviamente voi andrete ad apporre alla vostra vita sentimentale. È una carta che parla di chi non vorrà buttarsi immediatamente in una nuova storia, perché di solito è la carta, diciamo, dei single, o comunque di chi tende a voler proteggere il proprio cuore senza volersi impegnare per forza in qualcosa di impegnativo a seguito di un passato doloroso. Quindi qualcuno, voi in questo caso, che preferisce essere il più razionale possibile invece di lanciarsi o gettarsi in qualcosa di completamente nuovo. Evidentemente a causa di quell'ambiguità di cui parlavamo con le nuvole, oppure proprio a causa di una scelta che per voi è giustamente importante, in caso per esempio siate impegnate di lasciare definitivamente il vostro compagno, ecco, una scelta importante che per voi va giustamente ponderata. Quindi la carta della montagna non è una carta negativa come viene sempre descritta, non rappresenta necessariamente un ostacolo insormontabile, rappresenta, diciamo, una decisione importante che obbliga il consultante a fermarsi per proteggere ciò che per lui o per lei è importante, in questo caso il proprio cuore. Perché il cambiamento che ovviamente interessa la carta della montagna è un cambiamento epocale e quindi va affrontato con impegno, con coraggio e con forte determinazione, anche con pazienza. Cioè voi vi prenderete tutto il tempo che avrete a disposizione e che vorrete per decidere e scegliere. Ripeto, se scegliere una persona piuttosto che un'altra, se rimanere single o iniziare una determinata frequentazione, oppure in caso siate impegnate, se per esempio iniziare un rapporto extra con un'altra persona, oppure in caso appunto siate impegnate, se lasciare o meno il vostro compagno e procedere per esempio da single. Quindi sicuramente i prossimi mesi, le prossime settimane saranno impegnative, perché voi deciderete di agire molto probabilmente come hanno agito sino ad ora le persone con voi, in maniera egoistica, dicendo adesso mi fermo io e mi prendo io tutto il tempo necessario per poter scegliere e decidere. Adesso sono io a fare il bello e il cattivo tempo, perché la montagna parla anche di freddezza, di indifferenza nei confronti dei bisogni altrui. Quindi le persone potrebbero vedervi cambiati, magari non più disposte ad accettare i tempi degli altri, non più collaborativi, non più comprensivi, proprio perché siete e sarete stanche di dover aspettare le tempistiche degli altri. In caso siate impegnate in una relazione extraconiugale, siete stanche di dover aspettare le tempistiche di questa persona, che questa persona decida di lasciare la compagna ufficiale, per esempio. Questa volta il blocco lo metterete voi, a seconda delle vostre necessità, e lo farete durare per quanto voi sia necessario. Giorni, settimane. Cioè sarete voi a decidere finalmente e a imporre un cambiamento nella vostra vita, perché vorrete guardare la situazione dal di fuori e di conseguenza prendervi il tempo necessario per poter scegliere, perché vorrete apporre un cambiamento fondamentale e giusto, a mio avviso,
nella vostra vita sentimentale. La carta della montagna è una carta evolutiva, che parla di chi si ferma, certo, sì, ma per superare un ostacolo comunque importante, una decisione fondamentale e definitiva, che porterà poi, come vedete anche iconograficamente dalla carta, ad un nuovo orizzonte, ad un nuovo giorno, privo di nuvole, perché sono quelle nuvole che voi vorrete eliminare, sono quei dubbi che voi vorrete dipanare. Quindi il problema ovviamente è legato a questo, no? Quindi al fatto che obiettivamente dovete prendere una decisione, fare una scelta, o comunque anche semplicemente badare a voi stessi, alla vostra vita, ai vostri progetti, mettendo da parte gli altri, facendo voi questa volta aspettare gli altri. È il vostro turno. La carta della montagna è una carta severa ed è una carta giusta. Vediamo ora, ragazzi, in quarta posizione gli aspetti positivi. Che carta meravigliosa, mamma mia. La carta della chiave è una carta bellissima che rappresenta appunto la chiave che apre qualsiasi porta, quindi la soluzione, la risoluzione per eccellenza, il successo e il superamento di situazioni gravose che sembravano ostacoli insormontabili. Ecco qua la montagna, che è l'ostacolo insormontabile per eccellenza. Quindi ne uscirete alla grande con la carta della chiave. Tra l'altro, la carta della chiave parla di notizie molto positive, ovviamente, comunicazioni, visite, nuove occasioni. È una carta che parla di una nuova e rinnovata serenità rispetto a tutti i problemi e alle carte negative presenti sulla stesa. Carte che hanno magari rallentato un'evoluzione sentimentale. Ecco, la chiave immediatamente porta il tutto a progredire. Quindi è una carta che parla di riuscita, di nuova partenza, di nuove idee, di azioni veloci, immediate, di successo, di sblocchi. Quindi è una carta molto bella, tra le migliori del mazzo, e rappresenta le risposte di cui voi avevate bisogno. In caso, ripeto, voi abbiate vissuto sino ad ora un rapporto ambiguo con una persona che non vi dava certezze, ecco, voi scoprirete quello che vi servirà finalmente per decidere e scegliere. La chiave, tra l'altro, è una carta che parla di rivelazioni, di scoperte, di segreti che vengono alla luce. Quindi sicuramente in caso di rapporto con una persona ambigua voi andrete a chiarire tutti i dubbi e anzi, ripeto, scoprirete qualcosa di molto importante in riferimento a questa persona. In caso voi abbiate una storia con una persona impegnata che potrebbe magari avervi taciuto delle verità in riferimento appunto alla sua storia con la compagna ufficiale, ecco che voi scoprirete tutto. Ripeto, anche attraverso dei pettegolezzi, perché la chiave rappresenta anche delle comunicazioni che avvengono non ovviamente cercate, comunicazioni anche inaspettate e che vi apriranno gli occhi. È una carta che può parlare anche di premonizioni e ripeto della scoperta di un segreto, comunque di una risoluzione importante che vi darà la possibilità di vedere bene con occhi più aperti il futuro anche di una eventuale relazione. La carta della chiave parla anche di incontri, però, quindi di un incontro significativo con una persona importante e che quindi rappresenterà probabilmente proprio l'anima gemella per voi. Quindi il successo pieno in amore, cioè scompariranno dubbi e incertezze, ragazzi. Guardate che la carta della chiave di fronte a carte come le nuvole e la montagna ne rappresenta proprio a livello di significato la risoluzione, perché è una carta che parla di ostacoli che si vedevano insormontabili che vengono invece superati e di dubbi, nuvole, incertezze che finalmente ovviamente scompaiono.
Quindi tutto ciò che andrà a caratterizzare di pesante, diciamo, magari di difficile, di, diciamo, inquieto, i vostri prossimi giorni e settimane, verrà spazzato via, perché avrete finalmente le risposte che state cercando e le certezze di cui avete bisogno. Quindi è una carta importante che parla di incontri importanti, significativi e anche, ripeto, di tempistiche molto veloci, che vanno a, in qualche modo, rendere molto più veloci anche le tempistiche della carta, per esempio, della montagna, che rappresenta generalmente tempistiche un po' più lunghe. Quindi voi riceverete notizie molto belle e importanti che vi aiuteranno a vederci chiaro in una determinata situazione. Ed è una carta che parla di incontri, quindi anche l'incontro con la persona giusta nel momento giusto e che vi aprirà appunto le porte della felicità in amore. Quindi è una carta molto molto bella. Vediamo ora, ragazzi, in ultima carta, ecco appunto che carta meravigliosa, cosa abbiamo in riferimento appunto alle situazioni inaspettate, imprevedibili della vita. Carta bellissima, il gentiluomo. Allora, sicuramente la risposta è sì, già una risposta piena alla domanda della stesa, cioè ci sarà una nuova conoscenza? Conoscerò una persona importante per me? Certo, assolutamente sì. Qui c'è proprio una figura, un'energia molto importante per voi, una persona che ovviamente entrerà a far parte della vostra vita sentimentale. Esattamente come la carta della chiave, la carta del gentleman ovviamente rappresenta una conoscenza inaspettata, quindi proprio un regalo, diciamo così, della vita, del destino, del karma. Quindi sicuramente questa persona è la persona giusta per voi. In caso voi stiate aspettando un ex, di solito rappresenta il ritorno di questo ex. In caso voi stiate aspettando, diciamo, una riconciliazione, riappacificazione con una determinata persona, rappresenta appunto una persona che sicuramente, ovviamente, cercherà collaborazione con voi, quindi una sorta di riappacificazione, ci sarà un dialogo con questa persona. Per chiunque di voi stia, diciamo, scegliendo, sia in procinto di scegliere tra due persone, la scelta verrà fatta su una di queste due persone. Per chiunque di voi sia single o stia comunque cercando un'altra persona, rappresenta l'arrivo di un'altra persona. Anche ovviamente in caso voi siate impegnate e stiate cercando un'avventura extra. Quindi comunque qui c'è l'arrivo di un'energia che vi porterà amore, gioia, passione e felicità. In caso voi, per esempio, abbiate una cotta decennale per una determinata persona, ecco che la persona dei vostri sogni potrebbe proprio affacciarsi a voi. Finalmente ricambierà o contraccambierà i vostri desideri, i vostri pensieri. Quindi è una carta bellissima, che parla proprio di risoluzione di problemi grazie alla chiave e di un'ottima sorpresa da parte del destino. Ora facciamoci aiutare da altre due carte che ci vadano un po' a spiegare, ecco, questa chiave e questo gentiluomo per capire come ovviamente procederà. Vediamo un po'. Perfetto, dunque, vediamo un po' e qui abbiamo, ecco, perfetto, la carta del libro e la carta della chiave sono generalmente due sibille abbinate, molto spesso sia nei significati che proprio anche a livello concettuale, perché appunto il libro rappresenta un segreto, rappresenta comunicazioni, rappresenta novità, qualcosa che insomma avviene alla luce. Quindi anche per esempio un sentimento celato. In caso, come vi dicevo inizio stesa,
voi abbiate sempre avuto, per esempio, un amico, un collega innamorato segretamente di voi, ecco che questa persona si rivelerà, quindi finalmente questa persona si farà avanti. In caso voi abbiate interesse per una determinata persona, magari in una storia extra, ecco che finalmente riuscirete ad intrecciare questa storia. In gran segreto, quindi con la carta del libro, tutte le situazioni nascoste e segrete sono ovviamente favorite. Ma parla, ripeto, anche di situazioni che vi sono magari state taciute sino ad ora, quell'ambiguità di cui vi parlavo, ovviamente con le nuvole, che finalmente vi verranno svelate, quindi nessuno avrà più segreti per voi. Quindi voi andrete a conoscere, a scoprire tutto ciò che vi permetterà di scegliere, di decidere, di andare avanti ed essere felici. Cioè il libro rappresenta proprio qualcosa che viene a galla, allo scoperto, informazioni nascoste che andranno a far luce su una situazione, una faccenda poco chiara, magari anche confidenze scabrose, oscure, mai rivelate, e che finalmente però vi faranno vedere una situazione e una persona con gli occhi giusti. Ripeto, in caso voi abbiate avuto una storia con una persona impegnata, che ha sempre fatto il brillante, sostenendo di voler lasciare la compagna, o di essere in procinto di, voi potreste invece scoprire qualcosa di molto più interessante, magari che questa persona non ha mai avuto nessuna intenzione di farlo, oppure invece che questa persona lo ha già fatto. Quindi comunque qualcosa che vi alleggerirà, cioè voi vi sentirete molto più serene dopo questa scoperta. In amore, ripeto, può parlare sempre di un amore comunque segreto, di un amante, di un ammiratore segreto, di sentimenti mai dichiarati che finalmente verranno alla luce. Situazioni molto belle, che parlano di passione, che parlano comunque di emozioni, di sentimenti, che anche se taciuti comunque ci sono sempre stati. Può parlare di un ex che per esempio può appunto tornare rivelandovi di non aver mai smesso di amarvi. Quindi, ripeto, è sempre una carta molto positiva che parla di una scoperta e di tempistiche molto veloci. Quindi la scoperta di un segreto o di un sentimento da parte di una persona avverrà entro proprio al massimo, ragazzi, un mese di tempo. D'accordo? Quindi anche veramente entro poche settimane, addirittura pochi giorni, La scoperta può essere anche immediata, voi potreste scoprire un segreto, vi potrebbe essere comunicato qualcosa di molto importante che sino ad ora vi è stato taciuto, magari anche quest'oggi stesso, d'accordo? Quindi sicuramente voi avrete le risposte che cercate, lo abbiamo detto da inizio stesa, Qualsiasi dubbio voi abbiate ad oggi in riferimento ad una questione di tipo sentimentale verrà finalmente dipanato, sciolto. Voi non avrete più dubbi in riferimento ad una persona, una situazione più o meno nascosta, segreta. Vediamo ora in ultima appunto carta cosa abbiamo. Che bella, mamma mia, la carta della nave del battello. Questa stesa è partita un po', diciamo, in maniera difficile e sta terminando in maniera meravigliosa perché chiave, gentleman, libro e nave, insomma, ovviamente è una situazione molto bella in crescendo. Ripeto, la carta della nave, ragazzi, è positiva perché? Perché è una carta molto bella che parla di cambiamento. È una carta che ovviamente si riferisce ad uno spostamento sia pratico, quindi voi potreste veramente cambiare ex novo la vostra vita, quindi trasferirvi, cambiare paese, cambiare città, cambiare casa, cambiare anche lavoro, cambiare partner, quindi un cambiamento importante che potrebbe appunto produrre ovviamente uno spostamento pratico, fisico, logistico, ma è una carta che parla anche di un cambiamento, un'evoluzione ovviamente interiore. Quindi ovviamente è una carta che parla di un movimento in avanti, mai un movimento indietro, quindi sicuramente è una situazione molto bella.
Perché no? Può parlare anche di una vacanza, può parlare anche di un viaggio di piacere, ripeto, ma anche di un trasferimento, di un trasloco, di un cambiamento, ripeto, importante da un punto di vista pratico, ma anche e soprattutto un cambiamento interiore. Ecco, tutto questo ovviamente rappresenterà una vera e propria evoluzione. La carta ovviamente della nave può rappresentare anche il ritorno di qualcuno che viene da lontano, quindi metaforicamente anche di qualcuno che arriva direttamente dal vostro passato, quindi può essere inerente al ritorno di un ex. Ritorno che, come vi dicevo con la chiave, con il libro, vi servirà anche per capire bene effettivamente i contorni di questo ritorno, quindi voi potreste scoprire, come ho detto poco fa, che questa persona magari non vi ha mai dimenticato. Quindi è una carta risolutiva che però ovviamente, come sempre nelle stese, si ricollega perfettamente a tutte le altre. In amore ovviamente parla di un rapporto molto bello che si consolida, che può portare appunto ad un cambiamento, può parlare di un trasloco, quindi di una nuova convivenza, o comunque anche la nave di un rapporto a distanza, che però non vi darà grossi problemi, anzi comunque un rapporto che si consoliderà nonostante la distanza e quindi queste apparenti difficoltà. Può indicare anche appunto chi arriva da lontano, quindi lo straniero, una persona che per esempio non è di nazionalità italiana, o comunque una persona che viaggia molto e ha contatti con l'estero, o che svolge per lavoro spostamenti da lunghe distanze. Comunque una carta che parla di chi ha voglia e riuscirà finalmente a ricominciare da capo. In un'altra città? D'accordo, in un'altra nazione? Perché no? Con un'altra persona? Certamente. Quindi in amore, questa carta identifica chi sarà finalmente in procinto di lasciarsi il passato alle spalle e di lasciare anche un vecchio partner per aprirsi ad una nuova relazione. È una carta quindi molto bella, che parla di spostamento o pratico, ripeto, oppure comunque interiore, di un cambiamento interiore, oppure di entrambi, perché no? Le tempistiche, ripeto, sono tempistiche medio brevi, quindi non stiamo parlando di mesi e anni. È una carta che parla ovviamente di al massimo, grosso modo, un cambiamento che avviene entro 3 settimane o 3 mesi, appunto, al massimo, essendo la terza sibilla Lenormand. Quindi assolutamente sì, è un sì pieno la risposta a questa bellissima stesa. Potrebbe proprio trattarsi dell'arrivo dell'anima gemella, del ritorno di una persona cara del vostro passato, della conoscenza di una nuova persona che vi porterà ad effettuare una scelta, però questa volta seria e definitiva, come dicevamo appunto con la carta della montagna. In caso siate impegnate nel lasciare il compagno per ovviamente iniziare una nuova storia, comunque un vero e proprio cambiamento, anche di iniziare, in caso lo vogliate, perché no, una storia extra che è assolutamente protetta appunto con la carta del libro. Dunque, ripeto, conoscenza sicuramente entro breve tempo e un vero e proprio cambiamento radicale nella vostra vita, che potrebbe portare proprio anche ad un trasferimento importante, un trasloco, perché no, un cambiamento di città, di paese, anche addirittura di nazione. E avere a che fare, ripeto, conoscere una persona che potrebbe viaggiare molto, potrebbe avere contatti con l'estero, o proprio appunto la carta dello straniero, o, ripeto, una persona che potrebbe tornare assolutamente dal passato. Direi poi utile alla causa la scoperta di tutti questi segreti e ovviamente anche magari novità e sentimenti taciuti sino ad ora, scoperta ribadita per ben 2 volte da 2 carte dal significato similare, quindi la chiave e ovviamente il libro. Quindi ci saranno delle informazioni che vi arriveranno nel momento giusto e che finalmente vi permetteranno di scegliere, decidere e cambiare la vostra vita. Ricordate questo meraviglioso e fascinosissimo gentleman, quindi una nuova storia e un'energia ovviamente maschile pronta a rubarvi il cuore. Stesa dunque bellissima, dal responso assolutamente pieno e positivo.
Ovviamente, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio e determinazione, quella determinazione che vi ha richiesto la Sibilla della montagna. Fermatevi a pensare, tutti i dubbi ovviamente scompariranno, tutte le ambiguità non faranno più parte della vostra vita, agirete ovviamente in virtù dei vostri sentimenti e anche in virtù dei sentimenti di un'altra persona che sicuramente tornerà, una nuova persona che conoscerete, oppure perché no, una persona che non si è mai dichiarata. Come sempre, ovviamente, a presto!